Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale Grifo Gamer con Stefano a giocare a Solar Expanse. Nell'ultima puntata abbiamo fatto le primissime parti del tutorial nel quale ci ha insegnato a inviare razzi e oggetti nello spazio, spiegandoci la differenza tra veicoli spaziali, lanciatori, e abbiamo inviato, dopo tantissimi anni, dopo decenni, per la prima volta di nuovo l'uomo sulla Luna, ma essendo la Luna un luogo ancora inospitale, li abbiamo riportati subito a casa. E per finire il tutorial, come ultima cosa, ci ha fatto costruire sull'orbita della Terra, se riesco ad andarci, il cantiere orbitale. Questo cantiere ci permetterà, fungirà, diciamo, da trampolino verso lo spazio. Ci permetterà di fare i lanci dalla Terra all'orbita della Terra, e poi dall'orbita della Terra, da questo cantiere, noi riusciremo a inviare nello spazio profondo, consumando meno propellente, tutto ciò che abbiamo bisogno di inviare. E allo stesso tempo questa struttura ci permetterà anche di costruire direttamente sull'orbita della Terra determinate cose, ma ovviamente abbiamo bisogno di portargli delle risorse. E infatti la prossima missione, più che missione è un contratto, dobbiamo andare a creare sulla Luna un qualcosa che ci crea del propellente da portare appunto sull'orbita della Terra. Inoltre ora ci chiede di preparare lo sbarco umano su Marte e ci ha anche sbloccato la fionda gravitazionale. Quindi in questa puntata mi piacerebbe andare a creare il deposito lunare e intanto iniziamo a mettere le prime basi per fare le altre due missioni, che saranno ovviamente molto più lunghe, anche perché la fionda gravitazionale pianifica una missione con Selene che la dobbiamo ancora ricercare, che deve puntare su Giove orbita e poi, utilizzando Giove come fionda, appunto, andare su Plutone, quindi sarà una missione abbastanza lunga. Ho rifatto il salvataggio, se vedete qualche piccola differenza rispetto all'altro salvataggio, ho dovuto rifare il salvataggio perché finita la registrazione non mi ha tenuto il salvataggio. È un early access, ci sta, o ho sbagliato io ma non mi è sembrato, però vabbè, è un early access, ci sta, va benissimo, ci ho messo veramente pochissimo tempo a rifare tutto. Allora, come prima cosa dobbiamo consegnare la raffineria mobile alla Luna e un modulo minerario. Quindi andiamo sulla Terra, sul menu oggetti della Terra, e ci andiamo a costruire la raffineria mobile e il modulo minerario. Quindi raffineria mobile, accetta, e modulo minerario, accetta. Abbiamo già uno Stratos che ci permetterà di consegnare sia la raffineria che il modulo mobile, e il Falcon ci dovrebbe bastare. Quindi per questa missione dobbiamo solo attendere che ci vengano costruite la raffineria e il modulo minerario. Intanto iniziamo a preparare anche la missione su Marte. Quindi dobbiamo costruire un altro modulo minerario, me ne fai anche un altro e mi fai attrezzatura da costruzione. E prima di togliere la pausa, ecco, l'unica differenza che trovate è che già sto facendo la base di carico e ho fatto nel frammento missili, andavo avanti la partita, ho fatto le vele solari. Me le ridici che sono le vele solari? Beh, le vele solari sono un veicolo spaziale che non utilizza propellente, ma utilizza appunto diciamo, la pressione, il famoso vento solare, quindi la massa spostata e immessa nell'universo dal Sole per fare degli spostamenti all'interno di una certa fascia in cui il Sole permette questo, e dovrebbe essere fino alla fascia di Kuipers, se non mi ricordo male. Quindi sarà un veicolo spaziale che riusciremo a poter utilizzare, tra virgolette, per gli spostamenti da Mercurio a Marte, alla fascia degli asteroidi. Andiamo a ricercare, appena finito di fare le baie di carico, Selene. Togliamo la pausa. Per capirci, le vele solari dovrebbero riuscire a lavorare in questa zona qua.
Questa è la fascia degli asteroidi. I livelli del carico dovrebbero riuscire a farci fare degli spostamenti all'interno di questa fascia. Allora, intanto la raffineria è terminata. Un suggerimento nel menu quando si carica la partita mi diceva che possiamo programmare e pianificare le missioni già che i moduli non sono terminati. Poi ci pensa lui. Quindi facciamo da terra, poi proviamo sul trampolino. Vediamo se ce la facciamo a fare quello che ho in mente. Da terra a terra orbita, con un contenitore orbitale. No, fammi con lo Stratos che ci torna giù, va. Avanti. Mi aggiungi la raffineria mobile e modulo minerario. Avanti. Precisi. Dovrebbero bastare il Falcon. Per il veicolo spaziale, sì, dai, prendete tutto il carburante, va. Me devi anche tornare a casa. Vai. L'abbiamo pianificato per il 28 settembre 2023. Manca poco. Oh, è arrivato a terra orbita. Quindi ora su terra orbita abbiamo lo Stratos e la raffineria e il modulo minerario. Quindi mi pianifichi la missione da terra orbita a Luna. Avanti. Con lo Stratos. Mi ci rimetti la raffineria mobile e il modulo minerario. Non c'è bisogno di nessun lanciatore come vedete. Avanti. Ok, e da terra orbita, vedete qui c'è la lineetta verde, è partita la nostra sonda, è arrivata sulla Luna. Perfetto! Funziona come pensavo e come speravo. E abbiamo consegnato. Ora dobbiamo pianificare una missione ciclica dalla Luna a terra orbita portando il carburante della durata di 3 cicli. Allora, tanto andiamo sulla Luna e vediamo il menu oggetti della Luna. Ora sulla Luna abbiamo la sonda che abbiamo inviato nella scorsa missione, la raffineria mobile che inizierà a crearci il combustibile utilizzando l'acqua e l'acqua che verrà estratta, come vedete, dal modulo minerario. Quindi il modulo minerario estrarrà l'acqua che verrà convertita in carburante dalla raffineria mobile. E allora lo Stratos mi serve che rimane lì, in teoria. Sì, va bene. Sulla Terra me lo rifaccio. Allora, pianifichiamo una missione ciclica da Luna a terra orbita. Pianifica missione ciclica. Le missioni cicliche sono un modo per pianificare missioni ricorrenti tra due località. I veicoli spaziali, i vettori di lancio e le strutture assegnati seguiranno automaticamente le missioni in base ai parametri impostati. È possibile impostare quali risorse devono essere trasportate da una località all'altra. Se i voli devono utilizzare trasferimenti più veloci disponibili o seguire percorsi ottimali e con quale frequenza o fino a quando le missioni cicliche deve ripetersi. Va bene. Allora la chiamiamo terra orbita carburante 1. L'1 non gli piace, vabbè. Con lo Stratos. Avanti. Attendi che il carico sia pieno. Va bene. Per il volo da Luna a terra orbita deve attendere che il carico è pieno. Invece da terra orbita credo mi torni indietro con quello disponibile. Allora adesso io a dite che ti serve. Allora dalla Luna non ci serve nessun lanciatore e neanche da terra orbita. Perfetto. 3 cicli. Mi chiede 3 cicli. Vai con 3 cicli. Perfetto, e anche questo contratto l'abbiamo completato. Deposito lunare. Con la produzione di carburante sulla Luna abbiamo un avamposto per missioni nello spazio profondo. Ora possiamo dimostrare il nostro potenziale. 1,5 milioni. Perfetto. Energia.
Le strutture terrestri necessitano di energia per funzionare. L'energia viene prodotta negli impianti di produzione energetica. Ogni tipo di impianto produce una quantità diversa di energia a seconda delle circostanze. I pannelli solari producono più energia quanto più ci si avvicina al Sole. L'energia eolica funziona solo in atmosfera, mentre l'energia nucleare fornisce molta energia ovunque, ma richiede un apporto costante di combustibili fossili per funzionare. Se non si dispone di energia sufficiente per alimentare completamente tutti gli impianti, questi funzioneranno a velocità ridotta. Gli impianti di produzione non utilizzati consumano energia solo quando sono attivi. Quindi, se alcuni edifici su un pianeta non sono sempre attivi, è possibile valutare la costruzione di batterie per immagazzinare energia aggiuntiva. Va bene, ok. E ci ha sbloccato una nuova missione per la Luna, cioè una base lunare migliorerà notevolmente i nostri sforzi di esplorazione come avamposto al di fuori del pozzo gravitazionale terrestre. Stabilire una presenza stabile sul nostro satellite ci aiuterà a raggiungere lo spazio profondo. Quindi dovremo andare a costruire, dobbiamo portare sulla Luna attrezzatura da costruzione. Dobbiamo costruire un avamposto, una raffineria di carburante sulla Luna, un estrattore di ghiaccio, un pannello solare e dobbiamo portargli il personale per farlo funzionare. Va bene, adesso la mettiamo in cantiere piano piano. Visto che io da di qui non voglio che per forza mi torni indietro il veicolo spaziale, consegno sta roba, come abbiamo fatto con la sonda, consegno e amen. Ce l'ho già... non Iris, come si chiamava? Un veicolo spaziale. Un po' proviamo a pianificare quella dalla Terra a Marte. È solo una prova, voglio vedere. Avanti. Al veicolo spaziale non me lo dà. Però non me lo fa manco costruire, perché? Ah, mi sono un attimo andato a guardare sulla wiki. No, i contenitori spaziali te li dà all'inizio per completare le prime missioncine e poi in questa fase del gioco non puoi né ritrovarli né costruirli, niente. E quindi ci dobbiamo utilizzare lo Stratos per portarci la roba su Marte. Quindi ci andiamo subito a farne costruire uno in attesa che, vabbè, questa Selene è per Giove barra Plutone. Per mandare su questa robina qua abbiamo bisogno quindi di uno Stratos. Ce la farà? Faccio avanti e indietro? Ogni volta ne devo costruire uno? Ma vediamo. Tanto costruiscimene uno. Ne mancano i polimeri. Vabbè, compra. Lanciatori ce li dovrei avere. Vai. Va un pochino avanti. Attendiamo che ci finisci di costruire l'attrezzatura da costruzione. Scusate la cacofonia. Ok, attrezzatura da costruzione. Ha terminato di essere costruita lo Stratos? No, ancora no. Però tanto posso pianificare la missione. Pianifichiamola. Allora. Converrà utilizzare l'orbita terrestre a prescindere? Terra orbita, dai. Sì, famola così. Mi vai fino a terra orbita. Avanti. Ah no, già, ma dopo lui non mi riparte per... Che lui non ha propellente. Io consegno e basta lì. No, no, ci devo andare con lo Stratos. Però se voglio portarmi delle risorse su... allora forse conveniva che mi portavo le risorse per fare questi qua. Vabbè, li facciamo eventualmente per la prossima volta. Conveniva che col contenitore ti porti tutta sta robina sulla Terra orbita, ti fai lì gli oggetti, i moduli, e poi li mandi. Cerco di ripensarci per la prossima volta. Ah beh, si impara a giocare così. Sbagliando, tra virgolette, si impara. Allora, ci aggiungiamo. Non voglio equipaggiamento al momento. Il modulo minerario, l'attrezzatura da costruzione. E intanto mandiamo su, mica mandiamo su a vuoto. Mi mandiamo su. Ci ho rimasto
fatto altre 130 tonnellate libere. Dividiamo sta roba in due. Questi sono 100 e questi sono 80. Ma andiamo su in primis metallo e metalli rari insieme a sta roba. Metallo, me ne mandi su 90 e me ne mandi su i metalli rari 10. Quindi abbiamo 120 su 150 tonnellate. Perfetto. Me le mandi su con i gol, ovviamente. Avanti. Facciamo il pieno al veicolo spaziale. Vai. Per quando me l'hai pianificata? 18 aprile 2024. Va bene. Dobbiamo aspettare ad arrivare qua giù, quindi mandiamo avanti un pochino più velocemente il tempo. Posto, abbiamo ricercato Selene. Allora, intanto programmiamo la fionda gravitazionale. Come si fa? Vediamo. Info importanti. Assistenza gravitazionale. L'assistenza gravitazionale è una manovra in cui un'astronave acquista velocità e cambia direzione passando vicino a un pianeta in movimento, sfruttandone la gravità e il moto per aumentare la velocità relativa al Sole senza consumare carburante aggiuntivo. Pianifica una missione verso l'orbita di un altro pianeta e poi pianifica immediatamente una missione verso un altro oggetto. L'assistenza gravitazionale ti offrirà un notevole risparmio di propellenti. L'entità dell'accelerazione gratuita dipende dalla velocità e dalla massa del pianeta. Ricorda che devi pianificare la missione successiva prima dell'arrivo della precedente. In pratica noi programmiamo una missione che vada dalla Terra all'orbita di Giove. Giove funzionerà come il volano delle macchine, cioè un accumulatore di energia. La sonda gira, utilizza l'attrazione gravitazionale di Giove, la deve vincere. La vittoria sulla enorme forza gravitazionale di Giove dà l'energia sufficiente alla sonda per essere rilanciata a modalità fionda, infatti viene chiamata fionda gravitazionale, verso un altro corpo celeste. In questo caso abbiamo intenzione di andare su Plutone addirittura. Va bene. E poi c'è il solito grafichino che avete visto che è molto simile a quello delle finestre di lancio. Allora, pianifichiamo la nostra missione. Da Terra mi devi andare su orbita di Giove. Ok. Avanti. Veicolo spaziale. Beh, non l'ho costruita, giustamente. Costruiamo la prima, va. Veicolo spaziale, Selene. Vai. Quando ci metti? 60 giorni. Andiamo avanti. Un pochino più veloce. Perché non me la sta fa Selene? Costruzione in attesa moduli. Che vorrei? Questa non l'ho capita. Perché non me la stai costruendo? Costruzione in attesa moduli. Trascina veicolo spaziale per riordinare. Cazzo. Stava finendo di fare Stratos e non me lo dava qua. Questo però lo dovrebbero correggere perché stavo finendo di sistema Stratos ma non me lo dava qua perché era già su una missione programmata. Oddio, questo lo rivedrei perché io mi ero perso un pezzo. Memoria mia da pesce rosso, sicuramente. Però... Allora, ora siamo su Stratos, quindi riprogramma la missione, non da Terra ma da Terra orbita. Mi vai su Marte. Avanti con lo Stratos. Mi rimetti modulo minerario, l'attrezzatura da costruzione e gli avevo mandato metalli e 90. Sa che ho fatto una cagata. Boh. L'hai presi? Indietro.
No, l'ha presi. Nessun lanciatore. Allora, le finestre di carico di lancio per Marte. Noi qui abbiamo due pulsanti più veloci che ci dà partenza 22 agosto e arrivo il 29 giugno. L'ottimale, in questo caso coincidono. Allora siamo lì. Questo invece deve dare altre opzioni per le finestre di lancio, ma è sempre la stessa in realtà. Ah, non c'ho carburante, mannaggia me. Sa che mi ero fatto di cazzi miei, l'avevo mandato dalla terra, era meglio stavolta. Aspettate, adesso la risolviamo che mica davvero davvero. Perché non c'ho propellente su qua. Allora, mannaggia me. Vabbè. Per la prossima volta lo so. Allora, no, da Marte orbita. Allora, dalla Terra. La Terra orbita. Avanti. Lo mandi su quel contenitore orbitale. Avanti. Mi mandi su un po' di carburante. In realtà mi mandi su tutto. Mandamene su 800 allora. Vai. Intanto è tornata, vedete la missione ciclica come va da sola. A che punto delle missioni? Ecco, vedete? E è ripartita. Quindi dalla Luna si sta producendo carburante. Vedete, abbiamo 306 tonnellate di carburante che avanti e indietro me lo porta sulla Terra orbita. E buon uomo. No, non pianifica. Dove si vedevano le missioni? Ah, elenco missioni. Ah, ce n'è rimasta una. Poi finisce. Poi dobbiamo pensare a rimettercela. Allora, intanto possiamo andare avanti un po' la ricerca. Vediamo. Mi ero dimenticato di rimetterla, mannaggia me. Qui abbiamo le leghe spaziali. Ci sblocca la produzione di circuiti nello spazio e le tecniche avanzate della lega. Aumenta la produzione e diffusione di leghe del 5%. E non sarebbe male. Come anche per l'energia, non sarebbe male investirci. E anche questo sarebbe importante. Solo 112 giorni. Ma tanto facciamo agricoltura spaziale. Facciamo le biotecnologie che ci sbloccano l'agricoltura spaziale, cioè la possibilità, visto che dobbiamo mandare gli uomini sulla Luna, ci darà la possibilità di andarci a fare le razioni di cibo direttamente sullo spazio. Quindi tanto mi ricerchi questa. Bah, mettiamo avanti anche la terraformazione, il primo step della terraformazione, rilascio di carbonio, magnetosfera artificiale. Dai, fammi queste due, tanto poi aspettiamo che facciamo queste altre due missioncine. Vabbè, questo è ripartito tornando sulla Luna. Torna sulla Luna e poi gli riprende le missioni cicliche per il carburante. Selene l'abbiamo finita. Quindi, mo l'andiamo a pianificare. Da Terra a Giove orbita. Avanti. Selene. Avanti. In realtà non deve portare niente, quindi avanti. Basta il Falcon per portarla in orbita. Così, ok. Allora, i veicoli spaziali come Selene funzionano a gas nobili, cioè rilasciano i gas come propellente, utilizzano i gas nobili, li scaricano indietro e con quelli si muovono. Noi dobbiamo poi andare anche su Plutone e non ho idea di quanto ce ne chieda. Allora, questo è il viaggio più veloce. Se gli do l'ottimale, costo di volo 5,49 dei gas nobili, me ne rimangono 4 tonnellate, ma con l'ottimale
arriva il 7 novembre 2028, ci mettiamo 4 anni, 5 mesi, 8 giorni, me coglioni. Il più veloce, propellente residuo, un CAS. Ci mettiamo solo 8 mesi. Una via di mezzo, non ce l'avemo. Tipo qualcosa... Qui ne avanzano 2, qualcosina più. Qui me ne avanzano 3. Se andiamo di qua che succede? Ah, di qua posticipiamo la data di partenza, tenendo un po' fissa quella d'arrivo. Invece qui posticipiamo quella d'arrivo. Qui me ne avanzano sempre 2. Qui me ne avanzerebbero 3. Partirebbe il 23 luglio. Il 23 luglio. 6 anni, cazzo. Dai, facciamo questa. Partenza il 5 luglio di quest'anno, arriverà il 4 novembre 2027. Ci metteremo 3 anni, 4 mesi e 16 giorni per arrivare su Giove. Poi avete visto il tempo viaggia velocemente alla fine, però avanziamo 4 tonnellate di gas nobili. Quindi va bene, mi sta bene questo. Ora pianifichiamo il secondo step da non Giove ma Giove orbita a dove sta Plutone? Immagino in fondo. Qua. Plutone 1, va bene. Selene in volo da terra, esatto. Non ci sono moduli, non c'è nessun lanciatore. Eccolo qua, assistenza gravitazionale. Beh, questo è lo stesso menu che abbiamo letto prima. Quindi, propellente necessario 4 tonnellate. Costo di volo 1, propellente residuo 3. Ah, ne bastava uno. Però ma arrivi tra 25 anni. Qualcosina di meglio. Ce la famo a farla. La miglior soluzione appare questa qua. Il miglior compromesso. Praticamente riparte a fionda. Insomma, quando arriva su Giove fa quello che deve fare intorno a Giove. Riparte e arriverà su Plutone solo il 1 febbraio 2043. Ci impiegherà solo 14 anni e 9 mesi. Vabbè, è il giardino dietro l'angolo e non ci avremo più una goccia di gas nobili. Dai, va bene. Perché non me la dai conclusa? Boh, vediamo. Perché solo deve parti. Allora, torniamo sulla Terra a fare quello che stavamo a fare. Non mi fa rifare la missione ciclica perché? Ah, senti, ridammi lo Stratos, va, vaffanculo. Tu sei quella che va su Giove? Aspettate, qui ci se ne intrecciano due. Sì, è quella che va su Giove e fa la più gravitazionale. Ma vediamo se partendo me la dà per fatta. No.
Non me l'ha da fatta. Vabbè, vediamo. Pianifichiamo la missione che ci porta su Marte, questa roba qui, e ci salutiamo ragazzi, vediamo come evolverà la missione Giove-Plutone e come fare la base lunare nella prossima puntata. Allora, da Terra a Marte. Poi adesso vedremo se... Ah no, dovevamo portare... Madonna, che rincoglionito che so. Da Terra a orbita Marte. Con questo. Modulo minerario, attrezzatura da costruzione, più ci avevamo. 100. Già in cielo più 100. Ah no, 90, sì, giusto. E 10 di metallo raro. Avanti. Non mi serve. Ora ce lo dovrei avere. Dammi l'ottimale. Ok, 198 tonnellate dal 26 agosto al 27 giugno. Vai. Ok. Scusate, mi ero addormentato su sta missione. Non mi ricordavo che avevo mandato sul carburante apposta. Quindi ok, sono partite un po' tutte le missioni. Mo partirà questa qui che ci consegnerà il modulo minerario, eccola, il modulo minerario e l'attrezzatura di costruzione direttamente su Marte insieme alle prime risorse. Abbiamo pianificato la fionda gravitazionale, non so come mai, qui c'è solo pianifica, non so come mai tanta partita per Marte, non so come mai non me la dà per buona, boh, casomai la rifacciamo, pazienza. E abbiamo creato la prima miniera, la prima zona produttiva su Marte, inviandogli una raffineria mobile e un modulo minerario. Nella prossima puntata andiamo a crearci la prima base lunare sulla Luna. E per questo episodio direi di salutarci qui ragazzi, grazie di essere arrivati fin qua, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like per supportare serie e canale, attivate la campanellina per non perdervi le prossime uscite su Solar Expanse e sugli altri giochi presenti all'interno del canale. Scrivete nei commenti se lo state giocando, se vi sta piacendo, se avete dubbi che posso in qualche modo chiarire. È la prima volta che ci gioco anche io, quindi ho dei dubbi anch'io non so se sto facendo bene determinate cose, quindi casomai facciamo una discussione, una costruttiva insieme cercando di capire meglio questo gioco. In descrizione al video trovate i link dei miei social Facebook ed Instagram. Grazie ancora ragazzi, buona giornata, alla prossima. Ciao!